Bentornati amici modellisti e non solo. Un nuovo appuntamento, in questo caso con un carro e con un montaggio di un carro in scala 1.35. Sono partito da una base piuttosto vecchia, un carro della Skiff in scala 1.35, come vi dicevo. E qui vi faccio vedere tutti gli strumenti che ho utilizzato, ovviamente la colla a tappo verde Tamiya, una tronchesina, un bisturi. In questo caso anche tanta pazienza, oltre alla carta vetrata. Ho cercato di mostrarvi più passaggi possibili, infatti sarà un video piuttosto lungo, vi consiglio infatti di mettervi comodi e seguire i vari passaggi. Vi lascerò parlare in questo caso il video e io cercherò di parlare e di intervenire il meno possibile. Quindi per ora vi dico solo che ho iniziato seguendo le istruzioni ovviamente, e pulendo il più possibile con il bisturi e la carta vetrata tutte le parti che ho tagliato preventivamente dallo sprue. Essendo un kit particolare, ho utilizzato vari strumenti per ripulire il dettaglio e devo dire che in questo caso c'è stata necessità di una pulizia piuttosto accurata. È un modello che in realtà a mio avviso si presenta bene per chi vuole iniziare a modellare, nonostante non sia precisissimo, ma chi come me ha voluto realizzare questo modello in vari anni, perché purtroppo questo è un modello che ho realizzato in vari anni, devo dirvi ha visto anche la trasformazione e la modifica di alcune parti, come vedrete successivamente. Quindi nel mio caso è stato utilizzato come palestra per le autocostruzioni di piccole parti in plasticard, in filo di metallo, insomma mi ci sono divertito. Però ecco, per chi è alle prime armi vi consiglio di montarlo direttamente da scatola, a parte che è un kit piuttosto datato, quindi non so neanche se è reperibile ancora sul mercato. In questo caso anche l'unione delle parti di cui consta il kit porta con sé delle piccole sbavature che vanno corrette, oltre che appunto con la carta vetrata, anche con un bisturi e sicuramente lo stucco è necessario in questi passaggi. Ma parliamo anche un po' di questo carro. Il carro che è rappresentato è un T64 BV. Leggendo e informandomi su internet ho visto come questo poteva essere un carro adeguato da mostrare nella recente guerra in Ucraina. E infatti nelle fasi di pittura che vedrete più avanti ho deciso di impostare un carro proprio sulla base di filmati, purtroppo devo dire, e contemporanei. I passaggi che state vedendo sono quelli che mi hanno portato alla pulizia completa di tutti i pezzi, dalle ruote ai cingoli, ai vari componenti che rendono questo carro armato uno di quei carri armati russi, o comunque anche utilizzati dagli ucraini, piuttosto interessanti e particolari. Lo scafo è piuttosto basso e per me che sono abituato a carri in 72 tedeschi
della seconda guerra mondiale. È un carro enorme, infatti già potete vedere come la struttura dello scafo sia qualcosa di grandissimo rispetto ai miei standard, e man mano che vado avanti nel montaggio vi renderete conto di come effettivamente era da tempo che non mostravo qualcosa di così differente e anche di così complicato sul canale YouTube. Forse probabilmente questo è il video più complicato e anche più lungo che ho voluto fare sino ad ora, in quanto, come vi dicevo nei video precedenti, ci tenevo a mostrarvi veramente la realizzazione, il passo passo. Quindi ho deciso di tagliare meno parti possibili, facendovi vedere sia le difficoltà sia allo stesso tempo anche le problematiche incontrate con questa plastica. Perché, come vi dicevo, ho utilizzato molto lo stucco, in questo caso ho utilizzato lo stucco della Vallejo, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di stucco. E è stato difficile anche incollare e far combaciare lo scafo a tutto il resto e creare lo scafo, quindi anche la parte che sostiene il treno di rotolamento e così via è stato un vero e proprio delirio. Questo è stato incollato con la mia tappo verde, ma è stato necessario parecchio, e dico parecchio, stucco. Qua potete vedere come effettivamente una volta concluso il tutto ho montato anche le ruote in una parte, e tutta la parte bianca che vedete è stucco. Quindi, come vi dicevo, ho dovuto lavorare molto in questo passaggio con lo stucco. Per quanto riguarda le ruote, anche queste vanno assemblate e la ruota motrice è composta di due parti. Niente che ci spaventa, in quanto siamo abituati ovviamente anche alla 72, alla scala 1/72, a questa divisione della ruota motrice in due parti, che però ho dovuto pulire e andare ad assemblare in modo piuttosto pulito, in quanto, essendo questo un kit piuttosto datato, come vi dicevo, ha delle problematiche anche a livello di plastica e ovviamente anche di semplificazione dei pezzi, passatemi il termine. Questo è un kit che mi ha portato via parecchio tempo. Difatti le registrazioni sono probabilmente del 2022, se non ricordo male, 2023. Utilizzava addirittura una camera diversa rispetto a quella che sto utilizzando per gli ultimi video recenti. Qui c'è bisogno di parecchio lavoro. Poi inizialmente avevo deciso di fare il tutto da scatola, ma come vi dicevo, essendo passati vari anni e vari lavori, ho piano piano ripreso questo kit in mano e ho deciso di sperimentare e provare varie tecniche, vari prodotti,
Anche in questo caso questo trapano elettrico con questa fresetta è stata molto utilizzata, come vedrete anche più avanti, e considerate è stato un lavoro che di fatto, da quando ho deciso, e voi avete visto un unboxing se non ricordo male e uno short, da quando ho deciso a quando è stato concluso, diciamo che effettivamente è passato un po' di tempo. Poi alla realizzazione del video, che ve lo dico a fare, da mo' che è finito il tutto, però diciamo avevo il piacere finalmente di mostrarvi la serie anche sulla realizzazione di questo T64. E come vi dicevo, ho cercato di lavorare e migliorare quelle parti che era possibile migliorare, in quanto mi faceva piacere andare a sperimentare. Ho quindi forato i vari visori, ho costruito delle piccole parti. Ancora non le avete viste, ma non cambiate ora canale, perché il lavoro vero e proprio sta per iniziare a breve, e devo dire è stato un lavoro molto molto ostico. È stato un lavoro che mi ha portato via tempo, sì, parecchio tempo. Sono quei dettagli che fanno la differenza, che probabilmente dal vivo forse neanche vanno a notarsi. Ebbene, ecco qui alcuni dettagli che ho avuto la brillante idea di andare a replicare. Le foto reali in questo caso sono sia a colori, che ovviamente sono presenti in video, di telegiornali, praticamente sono ovunque le immagini, e ho pensato di andare a ricostruire tutti quei vari fari, luci, sistemi di fari, di luci, di supporti, e in questo caso mi sono aiutato ovviamente sia con i pezzi del kit, che ho poi ripulito molto, e allo stesso tempo anche con del plasticard e del lamierino, oltre al filo di rame. È una scuola molto interessante in questo caso lavorare su un kit così grande con tutti questi prodotti, perché vi consente di sperimentare, come vi dicevo, e di andare a innanzitutto migliorare un kit che di per sé si presenta piuttosto basico e anche piuttosto datato. Poi mi piaceva di tanto in tanto andare a osservare anche la realizzazione, come sarebbe venuto una volta finito, e come vi dicevo, ho osservato molto la realtà dei carri reali. Ho cercato di ricostruire anche quei ganci mancanti sullo scafo, e qui state vedendo come effettivamente ho preso il cellulare e mi sono sbizzarrito, devo dirvi veramente, mi sono sbizzarrito nella ricostruzione di questi piccoli dettagli che sono stati realizzati con rame, partendo dai pezzi originali in plastica. Ho pulito i pezzi in plastica anche piuttosto piccoli, e questa è stata la difficoltà maggiore, e in tutto poi è stato incollato in sede e quindi ho incollato il tutto, questi dettagli che avrebbero reso il mio carro un carro vissuto, un carro più simile alla realtà, per quanto ovviamente mi è stato e mi è possibile. Poi, se mi state dicendo ma questo video è troppo lungo, vi dico, l'originale durava circa 5 ore, che ho tagliato talmente tanto da portarlo a mezz'ora. Ho di fatto
immortalato tutti i passaggi. Come vi dicevo, è stato un lavoro lungo, certosino, di concentrazione e anche che ha visto vari stop, quindi mentre realizzavo questo kit ho realizzato altri diorami che sì avete visto, ma che ancora addirittura altri che devo realizzarvi. Infatti ho rallentato nella realizzazione dei video, ma spero di potervi mostrare, anche se dei modelli già presentati alle mostre concorso, dei video che spero possano essere utili. E, tornando al nostro carro, indubbiamente questo kit si presentava come un carro russo degli anni 60 o 70, forse 80. Quello che servì a me era modificarlo per renderlo un carro a noi contemporaneo. Quindi ho stuccato lì dove non era necessario che ci fosse dei fori, che ci fossero dei fori, e allo stesso tempo ho dovuto aprire altri fori dove lì ovviamente dove non c'erano. In questo caso, come vi dicevo, ho ricreato dei supporti che nel carro reale si vedono, ci sono, ma sul kit non sono presenti. In questo caso mi sono aiutato con del lamierino. Quando fate questi tipi di lavoro, soprattutto sui carri in 1.35, lamierino, filo di rame, plasticard è sempre un alleato valido. Poi considerate, io essendo abituato a lavorare in scala 1.72, tante volte sono dei materiali che non sono, diciamo, molto utilizzati, ma sul 35, se volete divertirvi con le autocostruzioni, sicuramente è quello che fa il caso vostro. Come vedete, in questo caso il lamierino è stato sagomato e messo in bolla, diciamo così, per la realizzazione di quei supporti non presenti. Come vedete è anche una plastica piuttosto grezza, è una plastica un po' datata, ma a parte che mi sono molto divertito, e poi nei prossimi video vedrete come la realizzazione effettivamente, a mio avviso, possa dare le sue soddisfazioni. Bene, e in questo caso è forse stata la parte che più, diciamo, mi ha occupato del tempo. Infatti ho visto dalle foto reali qual era il sistema dei fari, soprattutto quelli anteriori, e quale era la struttura dietro a questi fari. Per quanto riguarda il faro, giustamente ho utilizzato quello che è dal kit, ma tutto il supporto è stato ricreato, come vi dicevo, con del plasticard. Ho cercato di prendere, essendo un po' effettivamente un po' troppo spesso, ho preso la forma reale del prezzo che conteneva il kit e poi l'ho sagomato, formando quella specie di archetto che vedete lì. In questo caso è stato sempre ritagliato ovviamente con delle forbicine e ho pulito con della carta vetrata e provato in sede per vedere effettivamente come stava. Questo è un passaggio molto particolare, come vedete, ecco, ho rifinito il tutto e successivamente sono andato a stuccare
la parte che più mi interessava e soprattutto a stuccare quei fori che servivano per il pezzo originale. Ho provato a vedere come fosse la visualizzazione finale con il kit, con il pezzo del kit, e devo dire effettivamente mi convinceva abbastanza, anche perché per lavorare in questo modo dovreste essere talmente precisi da andare a replicare completamente la realtà del kit, che a mio avviso, insomma, almeno per me, le mie capacità, rimane comunque, diciamo, una bella sfida e rimane piuttosto difficile. Comunque, in questo caso ho litigato un po' con il faro, devo dire, ma alla fine sono riuscito a posizionarlo in sede lì dove volevo. La mia tappo verde in questo caso è necessaria perché incolla sia il plasticard, allo stesso tempo riesce anche a pareggiare quelle scrostature, diciamo, causate da una scarta vetratura un po' troppo, diciamo, un po' troppo pesante, oppure riesce comunque a dare quel senso di metallo, quindi se volete può anche movimentare un po' quella plastica liscia, e allo stesso tempo ovviamente mi va a definitivamente ad incollare il tutto. E ho continuato a lavorare con quei supporti diciamo esterni che si vedono nell'originale, in questo caso sono stati ricreati con un filo di metallo e anche questi poi incollati con della colla cianoacrilica e molta pazienza. Infatti, come vi dicevo, ero partito inizialmente per realizzare un carro da scatola, ma passando gli anni, passando comunque gli eventi, ho deciso poi alla fine di andare a ricostruire delle parti, e la ricostruzione di queste parti mi ha portato via moltissimo tempo. Tuttavia, come vi dicevo, il risultato finale è abbastanza, a mio avviso, soddisfacente. Questo è il risultato finale dopo aver lavorato con la colla cianoacrilica, dopo aver messo il tutto in bolla e sicuramente, ecco, non sarà perfetto, ma la sua figura la fa. Ovviamente un faro, come avete visto, così brutto non lo potevo lasciare, e anche in questo caso con un materiale qual è la colla Vinavil ho cercato di ricreare la parte plastica, diciamo così, del faro, e questo è sicuramente stato un altro modo sia alternativo e anche economico di andare a creare il vero e proprio faro. In questo caso poi ho incollato anche i cingoli, cioè, o meglio, ho utilizzato i cingoli del kit e come vedete tutto sommato, diciamo, fanno la loro figura, e ho continuato a lavorare nella parte poi superiore. Anche in questo caso le armi in torretta, quindi questo mitra, andava completamente pulito. Vi ho lasciato parecchio tempo di questa pulizia perché, come vedete, è una pulizia che ha portato a rimuovere parecchia plastica,
e ho dovuto forare ovviamente anche le canne, e anche questo passaggio è fondamentale almeno nella scala 1.35. Già lo è nella scala 1.72, anche se ormai parliamo in questo caso di kit datati, mentre i kit più moderni in linea di massima hanno quasi tutti le canne forate, se ovviamente utilizzate in plastica, altrimenti andate direttamente con le canne in alluminio, in resina stampate in 3D, e allora lì vedrete che non ci sono questi particolari tipi di problemi. Comunque ecco, in questo caso ho dovuto lavorare per ripulire sia l'arma che allo stesso tempo renderla un pochino più reale. Poi ho deciso di fare un'altra modifica che prevedeva la distruzione, o meglio, una perdita in battaglia di uno dei parafanghi. In questo caso ho utilizzato sempre un trapano che mi ha consentito, come vedete, di rimuovere una porzione di parafango. In questo caso la porzione di parafango si è portata via anche un pezzo di kit, e ho dovuto rimediare sempre con del plasticart. In questo caso ritagliato a dovere, ritagliato a misura, mi è servito per andare a compensare quella parte di plastica, quindi quella parte in questo caso di parafango che purtroppo mi sono portato via con la realizzazione e con l'utilizzo del trapano elettrico. Tuttavia la particolarità del plasticard ovviamente è che innanzitutto si lavora facilmente, riesce a riempire quegli spazi che eventualmente si potrebbero andare a formare, ed allo stesso tempo si riesce ad incollare con semplicità con della colla Tamiya tappo verde. Ovviamente ho deciso poi di rimuovere anche dalla gonna laterale quella parte che avevo rimosso sul parafango anteriore e sul parafango appunto di sopra. Beh, come vi dicevo, questo kit è stata una buona palestra, è stato molto interessante, e anche sull'altro lato indubbiamente ho rimosso tutti quei supporti e me li sono andati a ricreare sempre con un rod di ottone e con un filo di ferro. Ho lasciato maggior spazio indubbiamente a queste parti, in quanto il restante kit è stato montato completamente da scatola, e anzi, se vi dovesse occorrere, ci sono le istruzioni ancora online, si riescono a trovare, ma non so se riuscite a trovare espressamente questo kit, che vi ricordo è un T64BV della Skiff.
Poi non ricordo se avete mai visto, ma sicuramente sì, la matita a fibra di vetro. Vi lascio semmai qua sotto in descrizione il link da Amazon, e che sicuramente insomma può essere della Faber-Castell in questo caso, può essere un ottimo motivo e può essere molto utile per andare a fare quelle scartavetrature un po' particolari. Scartavetrature si dice, boh, non lo so, però vabbè, noi diciamo che ci siamo inventati questo termine. Comunque è possibile utilizzare questa matita lì dove c'è bisogno di scartavetrare in modo particolare e in posizioni particolarmente difficili. Bene, come vi dicevo, questi supporti anche sono stati completati con, come nella realtà poi, con l'aggiunta del fil di ferro. In questo caso mi sono aiutato con delle pinzette perché indubbiamente è molto difficile, parliamo di pochi millimetri, quindi è sicuramente insomma un lavoro che va fatto aiutandosi con degli strumenti comunque un pochettino più accurati. Poi ho rimosso, come vi dicevo, anche dalla gonna laterale la parte che non mi occorreva e ho ripulito il tutto con molta attenzione e anche con molta calma, anche in questo caso, aiutandomi con un trapanino elettrico in questo caso. Anche se qui è la parte posteriore di quelle che sono le gonne laterali con le piastre, quelle antimine eccetera eccetera, io ho voluto farvi vedere come poter rimuovere i segni dello sprue. E soprattutto qua in questo caso mi serviva andare un po' a rendere più sottile e più esile questa struttura. Sempre in questo caso partendo con un trapano elettrico ho rimosso almeno superficialmente quello che è lo sprue e quelli che sono appunto i segni di fusione. Anche in questo caso, come vedete, sono passaggi che mi hanno portato via un po' di tempo e vi annunciavo che questo sarebbe stato il video più lungo fino adesso prodotto sul canale ed effettivamente è così. Dopo aver lavorato su il kit e dopo aver ripulito il tutto, ho finalmente iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel. In questo caso anche in torretta sono andata a ricostruire, o meglio in questo caso solamente ad incollare quelle parti che sono le piastre metalliche, quelle piastre, quelle parti insomma che compongono la torretta, e ho poi di fatto rifinito il tutto. Con lo stucco mi sono aiutata a ricreare quelle parti che o diciamo rimanevano un po' disunite, tipo la torretta, oppure ho reso, questo è un tronco che stava nella parte posteriore di questi carri, l'ho reso ovviamente un pochino più credibile. Poi come vedete ho ricostruito il cavo di traino e ho dato poi una bella scartavetrata agli eccessi di stucco. Questo sicuramente è il risultato finale che state iniziando a vedere. Di fatto la realizzazione è stata fatta quasi completamente da scatola, se non per quei dettagli che ho aggiunto. Ho cercato di pulire il più possibile il tutto e ho cercato di ispirarmi alle fotografie reali dei carri ucraini che combattono oggi in Ucraina. Quindi spero che questa prima parte del video vi sia innanzitutto piaciuta. Io vi ricordo che a breve farò la seconda parte con la pittura, anche in questo caso una pittura sperimentale con prodotti mai utilizzati, e io vi auguro come sempre un buon modellismo, soprattutto divertitevi e avendo attivato la community, se volete postare i vostri lavori sentitevi liberi di postarli, li possiamo commentare insieme e studiare insieme come e dove migliorare.
Ancora buon modellismo a tutti e ci vediamo a breve con il prossimo video.